A volte basta poco, una foto ritrovata per caso, una canzone ascoltata dopo anni, una luce del pomeriggio che entra da una finestra in un modo preciso. E all'improvviso qualcosa si apre, non è solo un ricordo. È come se una parte della nostra vita tornasse a respirare. In quei momenti il passato non sembra passato, sembra più vicino del presente, più denso, più vero. Come se ciò che abbiamo perduto avesse ancora una consistenza, mentre ciò che stiamo vivendo adesso scivola via senza lasciare traccia. Perché succede? Perché certe immagini di anni fa sembrano più vive della giornata che abbiamo appena attraversato. Perché a volte ricordiamo con più intensità ciò che non possiamo più toccare, mentre il presente ci appare fragile, opaco, quasi consumato nel momento stesso in cui accade. Chiamiamo tutto questo nostalgia. Ma la nostalgia non è soltanto il desiderio di tornare indietro, non è solo rimpianto. È una forma di dolore più sottile, è la sensazione che qualcosa di noi sia rimasto altrove, in un tempo che continua a esistere, ma senza di noi. Marcel Proust ha costruito un'intera opera intorno a questa ferita. In Alla ricerca del tempo perduto, il passato non ritorna perché lo cerchiamo con la mente. Ritorna quando qualcosa lo risveglia nel corpo, un sapore, un odore, un gesto, un dettaglio minuscolo. È questo il punto più profondo. La memoria più vera non obbedisce alla volontà. Non arriva quando decidiamo di ricordare, arriva quando abbassiamo le difese. Quando il presente, per un istante, smette di essere solo presente e lascia filtrare qualcosa che credevamo scomparso. Proust sembra dirci che il passato non è conservato soltanto nella testa, è nascosto nei sensi, in un profumo di casa, nel rumore di una strada, nel sapore di qualcosa che non mangiavamo da anni. Il corpo ricorda prima di noi. E forse è proprio per questo che la nostalgia oggi è così forte. Viviamo circondati da tracce. Abbiamo fotografie, messaggi, video, backup, archivi digitali. Conserviamo quasi tutto. Eppure spesso sentiamo di avere perduto qualcosa che nessun archivio può restituire. Non è strano? Non abbiamo mai avuto così tanti strumenti per ricordare. Eppure forse non abbiamo mai avuto tanta difficoltà a sentire davvero il tempo che passa. Registriamo la vita, ma spesso la attraversiamo distratti. Accumuliamo immagini, ma perdiamo presenza. Il presente moderno sembra fatto per essere superato. Ogni cosa deve diventare subito altro, un contenuto, un aggiornamento, un ricordo da condividere, un risultato da mostrare. Anche mentre viviamo qualcosa, siamo già spinti a trasformarlo in una traccia. Forse il passato ci sembra più vivo, perché non deve più dimostrare nulla. Non deve funzionare, non deve produrre, non deve essere utile. È già accaduto. Proprio per questo appare libero da quella pressione che invece grava su ogni istante del presente. A volte non abbiamo nostalgia di un luogo, di una persona o di un'estate. Abbiamo nostalgia di chi eravamo mentre vivevamo quelle cose. Di una versione di noi meno definita, meno stanca, meno costretta a sapere sempre cosa fare della propria vita. L'infanzia, o certi anni lontani, ci appaiono luminosi non perché fossero davvero perfetti, ma perché, almeno nel ricordo, sembrano appartenere a un tempo prima della prestazione, prima del curriculum, prima dell'immagine, prima della necessità di diventare qualcuno. Il presente, invece, ci chiede continuamente di essere all'altezza, di migliorarci, di scegliere, di ottimizzare, di restare visibili, di non perdere occasioni. Così finiamo per vivere il tempo non come uno spazio da abitare, ma come una prova da superare. Eppure bisogna stare attenti. Il passato che rimpiangiamo non coincide mai del tutto con il passato che abbiamo vissuto. La memoria taglia, ricompone, illumina alcune cose e ne lascia altre nell'ombra. La nostalgia non è una fotografia, è una ricostruzione. Per questo può ingannarci. Può farci credere che la vita vera sia sempre dietro di noi, che tutto ciò che conta sia già accaduto, che il presente sia soltanto una copia, povera, di qualcosa che abbiamo perduto per sempre.
Ce ne accorgiamo quando torniamo in un luogo del passato. Una strada, una casa, un quartiere. Tutto è simile, ma qualcosa non torna. Non è solo il luogo a essere cambiato, siamo cambiati noi, ed è questo che fa male. Forse la nostalgia nasce da qui, dal bisogno di sentire che la nostra vita non è una sequenza di frammenti, che c'è un filo tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati, che non abbiamo semplicemente perso tempo, persone, case, possibilità. Abbiamo attraversato qualcosa. Il tempo perduto non è solo il tempo che non ritorna. È il tempo che non abbiamo capito mentre lo vivevamo. Quello che ci sembrava normale, ordinario, persino noioso, e che solo dopo rivela il suo peso. Forse è questa la forma più dolorosa della nostalgia, capire troppo tardi che ciò che sembrava poco era già vita. Che certe giornate senza importanza erano in realtà il tessuto più intimo della nostra esistenza. Che non serviva un evento straordinario per essere nel tempo. Oggi gli algoritmi ce lo ricordano al posto nostro. Una foto di 10 anni fa riappare sullo schermo. Un volto, una vacanza, una stanza. Il telefono ci dice: guarda cosa vivevi. Ma non può restituirci il corpo di quel giorno. La temperatura dell'aria, l'attesa, la voce esatta delle persone. Possiamo salvare un file, possiamo conservare una chat, possiamo archiviare migliaia di immagini. Ma non possiamo salvare il modo in cui un momento ci attraversava mentre accadeva. Non possiamo tornare dentro la nostra innocenza. Non possiamo riaprire davvero una porta chiusa dal tempo. E allora la nostalgia non va liquidata come debolezza. Non è solo sentimentalismo. È un segnale. Ci dice che abbiamo bisogno di continuità. Che non siamo fatti solo per aggiornare noi stessi. Che una vita non può essere ridotta a prestazione, consumo e memoria digitale. Ma ascoltare la nostalgia non significa vivere rivolti all'indietro. Il passato non è una casa in cui possiamo rientrare. È piuttosto una voce, ci ricorda che qualcosa è stato reale, che siamo stati vivi anche quando non ce ne accorgevamo, che il presente merita più attenzione di quanta gliene concediamo. Forse non possiamo guarire dalla nostalgia, e forse non dobbiamo. Possiamo però smettere di usarla come rifugio e iniziare a leggerla come una domanda. Che cosa mi manca davvero? Un tempo passato o un modo diverso di abitare il presente? Il passato sembra più vivo del presente, quando il presente non riesce più a trattenerci, quando lo attraversiamo troppo in fretta, quando lo trasformiamo subito in ricordo, senza averlo davvero abitato. Forse non abbiamo nostalgia del passato, abbiamo nostalgia di quando il presente sembrava ancora possibile. Se anche tu hai un ricordo che ogni tanto ritorna senza chiedere permesso, puoi raccontarlo nei commenti. Non per restare nel passato, ma per capire insieme che cosa continua a parlarci da lì.